Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone o ascendente leone o anche luna e venere in leone. Andiamo a vedere quale porta ti si sta per aprire. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, partiamo da questi oracoli delle porte. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Quale porta ti si sta per aprire? Mettiamo una di queste, poi mettiamo una di questi, quale porta ti si sta per aprire? E partiamo da qua. Allora, quale porta ti si sta per aprire? I guardiani delle porte. C'è qualcosa che bolle in pentola, mi dice questa carta. Allora, sta per aprirsi una nascita. Adesso è come se fosse tenuta nel grembo, no? Il numero 13 rappresenta anche l'arcano morte. Sta per aprirsi una grande trasformazione che sta custodendosi dentro di te. I guardiani delle porte è come se, no, dietro a questa porta che c'è questo guardiano alato, no? Questo animale alato, è come se stesse custodendo una rivelazione che sta venendo fuori da te, e quindi è qualcosa di nuovo che sta germogliando in te, e questa carta è una carta di grande reverenza e rispetto per ciò che sta germogliando. Vediamo cosa ci dice l'altro oracolo. Dimensione astrale, interazione con i mondi sottili, antenne, è come se stesse venendo fuori una rivelazione. Una rivelazione che ha a che fare con una trasformazione interna tua, che sta venendo gelosamente custodita dal tuo maestro interiore adesso. E quindi interazioni con i mondi sottili, antenne, dimensione astrale. È come se quello che stai, non so se stai facendo un lavoro sciamanico insieme a me o se stai facendo un lavoro spirituale profondo, è come se stesse per nascere questo prodotto di questa trasformazione. E andiamo a vedere di cosa si tratta. Quindi la porta del mistero, direi. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi. Quale narrazione ci porteranno in essere i tarocchi? Leone, cioè capti delle cose, stai captando delle cose, sei molto più aperta, più aperto a livello spirituale, a livello sottile. Vediamo quale porta si sta per aprire, cosa ci raccontano i tarocchi. Leone, quale porta si sta per aprire? Cavaliere di denari con la dicitura profitto. Il carro, c'è un avanzamento di natura economica o lavorativa, la realizzazione di un sogno lavorativo. Allora, questa è la realizzazione di qualcosa che porti dentro. Per alcuni è un sogno di natura pratica, di natura lavorativa, o di un sogno che si palesa, un sogno che ha successo, che ti viene guidata direttamente dal tuo daimon, spirito guida, amante mistico. Quindi ha a che fare con qualcosa che andava lento, che si stava creando, generando, e poi si manifesta visibilmente con il carro e le stelle. Mi può parlare anche di un trasferimento, di un sogno che diventa realtà, di un sogno che diventa realtà, un sogno che diventa realtà, assolutamente, l'asso dei denari. Un sogno che diventa realtà nel concreto, nel materiale. Assolutamente sì, il sole. Allora, la porta che si apre sono delle ottime notizie, bellissime notizie sul piano lavorativo primariamente, anche sul piano fisico o sul piano personale. Se abbiamo avuto magari, se ci stavamo curando da un punto di vista psicofisico e spirituale, una rinascita totale su questo che porta molta gioia e molta vitalità. La porta della prosperità, della soddisfazione, mi dice qui.
e quindi abbiamo già seminato molto per quanto riguarda questa questione. Si apre la porta della possibilità qui, della possibilità di avanzare in merito a qualcosa di concreto nella vita, un'opportunità importante con l'asso di denari che porta il sole, cioè che è la felicità. La stavi già custodendo questa cosa dentro, la stavi già captando questa cosa, di questa opportunità, d'accordo? Lo sapevi già a livello intuitivo. Quale porta si apre? Ancora, vediamo. Vittoria, 9 di coppe, vedi? Vedi che c'è il 9 di coppe è la realizzazione di un desiderio. Riconoscimento, vittoria di un desiderio. Il movimento anche di un viaggio, anche di uno spostamento che stavi aspettando, ti arriva il denaro per farlo. È un viaggio, uno spostamento, vittoria, questa è la soddisfazione, il 9 di coppe. Ambizione, mi parlano di qualcosa a cui stai ambendo per realizzare un desiderio. Ci sono stati delle difficoltà o delle pause, dei ritardi o tanto stress, eri perplessa o perplesso se si realizzava o meno? No, io te lo posso garantire. Qua mi stanno raccontando che per realizzare questo desiderio magari hai dovuto scontrarti con le tue stesse no, o paure o incongruenze magari interne, ce la faccio, non ce la faccio, ma c'è competizione, non c'è competizione, ce ne sono tanti di quello che voglio fare, se così, se così. Magari abbiamo subito dei ritardi oppure ci siamo stressate o stressati. Io ti dico che magari facendo anche più lavori, questo è qualcosa che ha un grosso potenziale per il futuro. È la realizzazione di un desiderio che porta a a un equilibrio nella tua vita emozionale. Assolutamente, abbiamo la nascita, fuoco, qualcosa di nuovo, asso di bastoni, 9 di coppe. Allora, quello che volevi non si è realizzato fino a questo momento, se è così, perché dovevi acquisire la fiducia in te. Va bene, la fiducia in te. Non importa se ci sono altre persone che fanno la tua stessa cosa. Questo ti volevano dire. Tu lo stai già captando, perché il tuo modo unico di essere, di fare, è insostituibile. Allora io lassù i bastoni vedo tanta allegria per questa cosa. Tanta allegria per questa cosa. La luna, queste sono le tue paure che avevi in merito a questa cosa qui. Il diavolo, paure, paure. C'erano delle cose che non stavi vedendo. Per realizzare questo aspetto dovevi superare paure e attaccamenti che ti trascinavano giù. Lo vuoi molto questa cosa, però quando vogliamo molto una cosa c'è anche l'attaccamento alla cosa stessa. Quindi le perplessità non erano dovute al fatto che quella cosa non era per te, no, no, è per te, soltanto che non stavi vedendo che c'erano molti attaccamenti in merito. Paure, condizionamenti. Mi spiego? Vediamo cos'altro. La noia e la papessa. Allora, molti di voi hanno a che fare con la guida spirituale, questa cosa qui. Mi stanno raccontando che abbiamo potuto avere dei momenti anche di apatia emozionale. La papessa mi racconta anche del fatto che no, siamo stati a contatto con le nostre emozioni facendo silenzio nella nostra mente per acquietare i dubbi, le perplessità e le paure profonde, e c'è stato un grande lavoro interno. Questo grande lavoro interno ha portato a sviluppare queste antenne. Quello che ti sto raccontando adesso tu lo sai già. Tu lo sai già. Quale porta si sta per aprire ancora? Beneficio, guarda, il 4 di denari mi parla della stabilità che ne avrai e del beneficio che otterrai da questa realizzazione. Stabilità, beneficio, vediamo, perché qua c'è anche il 10 di bastoni che mi racconta, no, a fondo mazzo, le pressioni, la pesantezza affinché si realizzasse questa cosa che stavi custodendo dentro. Ma la porta che si apre ti porterà un grande beneficio con questa realizzazione qui.
anche perché, cioè, tu cercavi proprio la gioia, cioè ciò che emergerà grazie alle tue intuizioni qua è la gioia, è l'interezza, superando ogni tipo di perplessità. Magari hai fatto due lavori diversi, hai fatto più lavori, è come se la manifestazione profonda di questo è un grandissimo beneficio, mi stanno raccontando, eh? Sì, un grandissimo beneficio, come se si fosse svegliata o svegliato in te questa energia della Kundalini per vedere oltre le tue paure. Non stavi vedendo che le stesse resistenze che, cioè questa cosa qui, il desiderio è ciò che muove la vita, questo desiderio tuo di realizzazione di questa cosa era fondamentale affinché tu potessi sciogliere paura, resistenze e attaccamenti, mi spiego? E questo porterà un enorme beneficio, enorme beneficio. Vediamo ancora la porta che si sta per aprire, il Papa. Allora, il Papa mi parla anche dell'insegnamento, soprattutto dell'integrazione spirituale che avviene tale per cui puoi realizzare questo obiettivo. E il Papa è anche qualcosa di ufficiale, va bene? Qualcosa di ufficiale, anche ciò che viene scritto, decisioni prese in conformità di tale ufficializzazione di qualcosa, l'ufficializzazione di qualcosa. Qua poi abbiamo Papa e Papessa. Ci può essere stata nella tua vita in questo momento una relazione sul piano spirituale soprattutto che ti ha fatto vedere le tue più profonde paure e attaccamenti e resistenza all'amore stesso, facendoti scavare così tanto in profondità da poter emergere e trovare beneficio da questa relazione che ti ha fatto vedere le tue paure più profonde. Va bene, le tue paure proprio più profonde. E questa relazione ti ha portato a far emergere il potenziale spirituale che c'è in te, per poi riversarlo anche a beneficio della tua vita in tutte le aree della tua vita. D'accordo? Vediamo cos'altro dicono queste in merito a quale porta si sta per aprire. Leone. Una rinnovazione a tutto tondo, rinnovazione a tutto tondo. Fiori che sbocciano, una rinnovazione a tutto tondo. Ancora quale porta si sta per aprire? O cosa ti vogliono dire questi altri oracoli? Istinto, eh sì, ha risvegliato l'istinto. Inganno, abbiamo potuto avere un inganno o degli inganni, però erano funzionali affinché tu risvegliassi queste doti. Istinto. Tu istintivamente saprai riconoscere chi ti inganna e chi no. Lo stai già facendo, la conclusione. Qua, allora, dove sta la... sì, la luna. Hai percepito un inganno da qualcuno, magari quel qualcuno lì è stato un tuo maestro spirituale, cioè è stata il veicolo che l'anima ha usato affinché il tuo maestro spirituale venisse fuori. Allora, si è concluso questo inganno qui. Si è concluso questo inganno qui facendoti venire fuori l'istinto risvegliato che è quello della papessa. Ok? Vediamo che cos'altro ci dicono gli oracoli degli angeli. No, ne voglio una alla volta. In merito alla porta che si apre, ascoltare l'anima. Infatti abbiamo la papessa e il papa. La porta che si apre è quella di ascoltare l'anima, liberazione dalla prigione intellettuale, libera da stress e disturbi nervosi. Quindi quello che emergerà da qui è la liberazione da una prigione intellettuale verso la quale il diavolo ti chiama, no? Perché anche una liberazione da certi dogmi, perché il Papa è spesso fraintesa anche come carta, sono i dogmi, la morale, eccetera, ma il Papa nel mito è Chirone,
è il guaritore, no? È colui che grazie alla sua ferita riesce a rimanere compassionevole e a curare tutti gli altri. E quindi potresti fare un lavoro di guida nel pubblico, nelle persone, proprio grazie alla tua ferita che hai subito magari degli inganni. E quindi la prigione intellettuale è il diavolo che ti vuole tenere agganciata al veicolo magari che ha prodotto quella ferita e non vedere la ferita come il tuo più grande insegnante anche verso gli altri. Perché tu hai fatto l'istinto, tu hai sviluppato l'istinto risvegliato qua, grazie proprio a questo inganno o alla conclusione di una situazione. Vediamo cos'altro, l'anima gemella, e poi abbiamo l'anima gemella. Neutralizza la confusione, protezione dagli incidenti. Allora, non mi hanno fatto tanto palese qui, non mi hanno parlato di relazioni sentimentali nel senso standard del termine. È possibile che tu abbia, infatti non c'è qua la relazione in questo senso, è come se dopo tutto questo, allora qua abbiamo la realizzazione anche di un rapporto di anima gemella. Me l'hanno messo alla fine non perché è meno importante, ma perché l'arrivo di un'anima gemella, di una persona che ti corrisponde veramente sul piano del, o che tu la possa vedere come anima gemella anche se ce l'hai vicino ma non la vedi ancora, no? Avviene al termine di questa trasformazione, realizzazione professionale, realizzazione benessere emotivo, e poi arriva questa, cioè la realizzazione sul piano fenomenico di una persona che ti accompagna. Ricordati, è tutto in gestazione, d'accordo? E Papa e Papessa mi dicono che tu ce l'hai già quest'anima gemella, magari sul piano spirituale, che ti sta guidando attraverso l'istinto nel realizzare un lavoro gemellare, come vi ho spiegato anche nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, dalla Kabbala al buddismo al mito. Il secondo video che ho fatto sulle fiamme gemelle, non il primo di anni fa, il secondo, ok? Sì, assolutamente sì. E vediamo adesso il... Tu stai riprendendo? Sì. Voglio vedere adesso a quale chakra è associato tutto questo. Quale chakra viene associato? Il secondo chakra è il diritto di provare piacere, il diritto di sentire le emozioni senza giudicarle, né negative né positive. Quindi qua abbiamo di nuovo il prete, il sacerdote, e qua abbiamo il papa, no? Alcuni di voi hanno vissuto un amore proibito, o più di un amore proibito. Ecco perché anche inganno, eccetera, conclusione di un inganno. Io credo che conclusione, quando parliamo in ottica sciamanica di psicologia immaginale, è l'inganno della mente, del non si può fare, ma attraverso quelle relazioni io vivo le mie paure, le mie resistenze, gli attaccamenti all'amore stesso, superando me stessa. Quindi quello che si delinea da questo, oltre all'amore proibito, vi ricordate Uccelli di Rovo, anni 80, mia madre si vedeva Uccelli di Rovo, ecco, il sacerdote, se non sbaglio, si innamora della ragazza, insomma, non mi ricordo com'era, perché ero veramente molto piccola. Ecco, il secondo chakra ha a che fare con le emozioni della bambina, del bambino interiore, che sono lì, che non sono mai andate perdute, ma si trovano proprio lì nel secondo chakra, no? E quando è che noi veniamo educastrati alle emozioni? Quando ci insegnano a dire quelle emozioni sono giuste, quelle emozioni sono sbagliate. La maggior parte delle emozioni che chiamiamo sbagliate sono quelle che fanno parte del rimosso, cioè dolce tristezza, dolce malinconia, la dea della frustrazione, vengono tutte relegate nell'ombra in virtù della costruzione di un io, di un ego sociale. E che succede? Che quando queste emozioni arrivano, tu non le sai gestire e ti asfaltano. In quelle emozioni lì è contenuta la nostra anima nera, cioè il nostro più grande potenziale. E allora ci insegnano a non sentire alcune emozioni e ad altre invece sì, soprattutto le emozioni solari. Qua c'è la luna, sono le emozioni lunari, quelle a cui
si rifà questa lettura affinché tu questo potere lo acquisisca totalmente e impari la lezione spirituale. Allora magari può essere frustrazione, tristezza. Allora allearsi con la dolce tristezza, dolce malinconia ti permette di infrangere questo patto della vergogna sulle emozioni e sentire tutto il regno ctonio sotterraneo relativo, il viaggio sotterraneo di questa dea, no? E allora quando ci insegnano che un'emozione è cattiva, allora tu togli una fetta di potere a quello che potresti manifestare. E quindi quello che la rinnovazione è proprio il diritto a provare piacere. Il secondo chakra, quando noi cataloghiamo le emozioni giusto o sbagliate, meglio o peggio, praticamente ci stiamo catalogando ci stiamo togliendo una fetta di potere, ci stiamo togliendo. Ecco, quando iniziamo a giudicare l'emozione negativa, il dolore, no? E la percepiamo come dolore. Allora quella è pura forza, pura energia che vuole spaccare la diga della mente e far emergere il potenziale legato a questo secondo chakra. E quindi il diritto a provare piacere. Quindi grazie a questo tu raggiungi il beneficio e la prosperità di cui sta parlando questa lettura. Ma tu, tutto quello che ti sto dicendo, già lo sai. Ok? Quindi una grande rinnovazione, rinnovazione in spagnolo, un grande rinnovo, la porta che si apre a questo grande rinnovo. Vediamo cos'altro ti dicono questi. Io non lo so se tu stai facendo il percorso sciamanico con me e se soprattutto quando pubblicherò questo video avrò già fatto il viaggio erotico negli arcani con la carta del Papa. Appena lo faccio ti consiglio di andare a fare il Papa, ok? Di andare a fare il Papa perché il sigillo che diamo al corpo ti porta proprio a realizzare l'integrazione di questo secondo chakra qui, va bene? E a incontrare poi la persona che ti accompagna al fianco, ok? Oltre alla realizzazione di quello che abbiamo già detto. Quale porta si apre ancora? Come rispondono questi altri oracoli? Forja un nuovo cammino per te. Nuove decisioni prenderai, creerai e creerai nuovi risultati. Il Papa è anche la carta della decisione che prendi in base alla consapevolezza acquisita. Lascerai andare i vecchi pattern energetici e abbraccerai il potere delle possibilità. Sei completamente appoggiata e appoggiato. È una rinnovazione a tutto tondo, cioè d'altronde se tu guarisci dal secondo chakra il diritto di fare esperienze, di provare piacere, no? Allora tu ti apri al nuovo, alle esperienze, perché se alcune emozioni possono essere provate, possono essere giuste, altre possono essere sbagliate, e tu ti impedisci la possibilità di fare esperienze perché sei bloccato nelle emozioni. E se magari faccio quello poi provo un'emozione negativa, mi spiego? E cosa significa guarire il secondo chakra? E se quando pubblico questo video abbiamo già fatto uscire il Papa, ti consiglio vivamente di fare il Papa come il viaggio erotico negli arcani, ok? Trovi tutto qua sotto all'info box. Quindi detto questo, ragazzi miei ragazzi, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!